tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo video oggi è dedicato per chiunque, da un utente casuale che è arrivato per caso su questo video all'utente più esperto in assoluto che ha un'esperienza di anni nel settore. In questo video voglio parlare di Bitcoin e come quest'ultimo potrebbe rivoluzionare il modo in cui pensi al denaro. Infatti in questo video andremo a vedere perché Bitcoin o utilizzare un bot di trading su quest'ultimo non è, secondo il mio modestissimo e personalissimo pensiero, non è né un investimento né speculazione, ma bensì è una scelta per il futuro della finanza. Detto ciò, bando alle ciance, iniziamo subito con un primo pensiero. Prima cosa che dobbiamo capire è come funziona di fatto l'economia globale. Attenzione, non sto dicendo l'economia del nostro stato, dell'Europa, no, sto dicendo proprio l'economia nel mondo. Infatti se cerchiamo su YouTube come funziona appunto l'economia globale troviamo una miriade di video che ci spiegano. Io adesso ve li vado a riassumere in breve tutti quanti per evitarvi di dovervi vedere ore e ore di video. Sappiate che l'intera economia globale si basa su un singolo concetto e si chiama debito. L'intera economia globale si basa sul debito, è fondata sul debito. Infatti ragazzi, non so se ve lo siete mai chiesti, ma questi qua che noi utilizziamo, questi soldi fatti di carta cotonata, tra l'altro, io sono anche abbastanza appassionato del denaro liquido. Questi fogli di carta non sono nient'altro che un contratto. Sono il risultato di una approfondita evoluzione del sistema monetario globale, fino a quando c'era addirittura il baratto, tantissimi secoli fa. Insomma, questo è un contratto che noi abbiamo con chi? Questo è un contratto di credito, tra l'altro, è un contratto che abbiamo con la Banca Centrale Europea, per gli amici chiamata BCE, e sta scritto esattamente qua in alto. Quindi cosa attesta questo foglio di carta che noi abbiamo in mano? Attesta che noi abbiamo un credito nei confronti della Banca d'Europa, Banca Centrale d'Europa, di 20 euro in questo caso, ok? Viceversa, attesta che la Banca Centrale Europea ha un debito nei nostri confronti di 20 euro appunto, ma di fatto nel momento in cui noi perdiamo questo foglio di carta il debito va a svanire. Quindi per tutti coloro che dicono ma Bitcoin cos'è? Sono soldi finti, non esiste, qualcosa campato in aria. Beh ragazzi, se ci riflettiamo un attimino, anche i soldi in realtà non esistono, ok? È tutto basato sulla fiducia che si ha nelle banche centrali, che sono anche gli unici emittenti di carta denaro, carta circolante, ok? Infatti ragazzi, non voglio tediarvi inutilmente in questo video annoiandovi con le solite cose che dicono sempre, ovvero le banche possono stampare quanti soldi vogliono. Non funziona proprio così, non è che si svegliano un giorno e li stampano. Però, qualora ci fosse la necessità, sappiate che le banche centrali sono tenute a mettere in circolo tantissime carte moneta, anche chiamati contanti. Andiamo a vedere qualche dato. Come vedete sul giornale Cointelegraph c'è un annuncio, in questo caso risale al 2020, però ragazzi è pieno zeppo l'internet di questi articoli. Infatti gli Stati Uniti hanno stampato più denaro a giugno, quindi in un mese, ragazzi, in 30 giorni, hanno stampato più dollari che in 200 anni di storia. Questo dovrebbe farvi riflettere veramente tanto. Cioè in un mese, 30 giorni, hanno stampato il corrispettivo che hanno stampato in 12 per 200, 2400 mesi di storia, con tutti i problemi che ne possono derivare, ovvero quello dell'inflazione. Adesso non vi voglio annoiare con l'inflazione, però sappiate che in una fantastica intervista che secondo me passerà alla storia di Mario Draghi, che adesso andiamo a vedere. Euro today is a euro tomorrow. Its value is stable. The value of Bitcoin oscillates wildly. Of all things, I will not call Bitcoin a currency for this reason. Esattamente come dice il nostro buon vecchio Mario Draghi, un euro oggi è un euro domani. Lo stesso si può dire di Bitcoin, un Bitcoin oggi è un Bitcoin domani. Tuttavia quello che puoi acquistare oggi con un euro è diverso da quello che potrai acquistare domani con lo stesso euro. E questo è il problema effettivo, che molto probabilmente Mario Draghi evita di dire in questa intervista, poiché ragazzi Bitcoin non è mai piaciuto alle banche e mai piacerà. Perché? Per una serie di ragioni, ma quella principale è che le banche perdono potere sulle masse, perché se tutti quanti si affidano a Bitcoin, essendo un sistema decentralizzato e non controllato da nessun ente regolatore, le banche perdono potere decisionale in merito. Infatti quello che Bitcoin fa è offrirti libertà finanziaria. Non importa dove ti trovi e quale sia la tua situazione, ti
ti basta avere accesso ad internet e tu avrai diretto controllo sul tuo denaro e sul tuo valore. Non hai bisogno di intermediari, non hai bisogno di conti bancari, non hai bisogno di nulla, di un semplice accesso ad internet. E ragazzi, non solo in paesi che ne hanno bisogno, quindi in paesi fortemente censurati, Bitcoin è utile, ok? Bitcoin è utile in qualsiasi paese, per quanto mi riguarda, proprio come salvaguardia del proprio valore, del proprio denaro, valore intendo valore economico, come singolo individuo. Lasciate stare quanto sia difficile trasportare denaro, trasportare oro da un paese all'altro, lasciate stare questo problema, perché anche questo problema viene risolto da Bitcoin, ok? Banalmente, se voi dovete spostare 100, ma non voi, una banca, se deve spostare 100 milioni di dollari in lingotti d'oro da un paese all'altro, vi lascio immaginare quante spese ci siano tra carri, scorta, aerei, veramente un sacco di dispendio economico, mentre per spostare 100 milioni di dollari in Bitcoin ci vogliono qualche minuto e 20 centesimi alla blockchain di quest'ultimo. Quindi banalmente questo è uno stupidissimo problema che viene risolto dall'adozione di Bitcoin. Con questo breve grafico, ragazzi, voglio mostrarvi da quando è nato Bitcoin, vi ricordo essere nato nel 2009, il prezzo, quanto valore ha accumulato quest'ultimo, ok? Vabbè, ovviamente nei primi anni, ragazzi, valeva 0, però guardate semplicemente questo grafico. A voi vi sembra un grafico destinato a scoppiare? Vi sembra il grafico di uno schema Ponzi? Vi sembra il grafico di una bolla? A me personalmente sembra un grafico destinato ad andare alla luna, ok? Come ben vedete, sì, per carità, ci sono fortissime correzioni, ma vi ricordo che Bitcoin è un qualcosa di globale, ok? Non è limitato all'Europa, non è limitato all'America, non è limitato all'Australia, è un qualcosa di globale. Questo che invece vi mostro è il grafico dell'inflazione media sempre dal 2009 ad oggi. L'inflazione dell'euro, ciò vuol dire che ogni anno il nostro denaro ha perso la percentuale che vedete scritta qui sul grafico, ok? In particolar modo nel 2011 ha perso un 3%, nel 2010 aveva perso un 2,6%, nel 2011 un 2,7%, ecco, fino a valori record che ci sono stati nel 2022, causa Covid, del 10%. Cioè, ragazzi, vi rendete conto? Vuol dire che ogni anno che passa i vostri euro che avete avuto in banca hanno perso questa percentuale di prezzo. Ciò vuol dire, calcolando un'inflazione media del 2%, ok, vuol dire che dal 2009 ad oggi, che sono passati ben 15 anni, i vostri euro hanno perso almeno un 30% di valore. Ciò vuol dire che se avevate 10.000 euro in banca nel 2009, ad oggi quei 10.000 euro sono sempre 10.000 euro, ma le cose che potete acquistare con quei 10.000 euro sono equivalenti a 7.000 euro del 2009. Ciò vuol dire che hanno perso un 30% di potere d'acquisto dei vostri soldi. A differenza, Bitcoin, se voi, mi auguro, lo aveste comprato nel 2009, ad oggi sareste plurimilionari, anche con pochi dollari, plurimilionari. Non è minimamente paragonabile questo, ok? Non è minimamente paragonabile un rendimento del genere, ma Bitcoin di fatto ha battuto qualsiasi asset dalla sua nascita ad oggi, qualsiasi asset economico, qualsiasi azienda, qualsiasi materia prima, veramente qualsiasi cosa. Infatti, vi ripeto, è una mosca bianca nel settore dell'economia. Tra l'altro, sul mio canale Telegram, che vi lascio in descrizione, ho pubblicato un PDF che è stato direttamente pubblicato da BlackRock, in cui parla di Bitcoin, un diversificatore unico, lo intitola, per i propri clienti, appunto per spiegare cosa sia e perché dovrebbero, tra virgolette, investire in Bitcoin. Insomma, ve ne parlo in maniera molto breve, vi fanno vedere un sacco di grafici di come si è comportato e in pratica vi dice che Bitcoin, più sale la sfiducia a livello globale nell'economia, più sale Bitcoin, avendo un comportamento quantomeno assimilabile a quello che ha l'oro. Dopodiché vi mostra in questo bellissimo grafico il tempo che ci ha messo Bitcoin a recuperare il crollo che ha avuto a seguito di eventi geopolitici disastrosi. Dopo l'evento del Covid, Bitcoin ha perso il 25% e ci ha messo 60 giorni per recuperare quella perdita di prezzo, e ve lo mette in comparazione con altri asset quali l'S&P 500 e l'oro, ok? Potete vedervelo tranquillamente, vi basta unirvi al mio canale Telegram. Insomma, anche fondi del calibro di BlackRock, che per chi non lo sapesse è un fondo che gestisce non miliardi ma triliardi, circa 10.000 miliardi se cercate su Google, parla di Bitcoin e di quanto sia un diversificatore unico. Sta di fatto, ragazzi, che Bitcoin è un asset sì volatile, ok, ma per il mio personalissimo pensiero è un qualcosa di obbligatorio per chiunque ci tenga al proprio patrimonio, per chiunque voglia salvaguardare il proprio patrimonio. Bitcoin, secondo me,
è un asset obbligatorio da detenere nel proprio portafoglio. Bitcoin non è più una favoletta, non è più una curiosità per pochi nerd. Nonostante ciò, ragazzi, tutta l'infrastruttura di Bitcoin, ragazzi, per intenderci, è software puro, è informatica pura. Veramente molto difficile e complesso per capirlo appieno, ma si può fare, ci sono un sacco di documenti online, non ve ne parlerò io in questo video. Questo vuole essere semplicemente un video che vi spiega cos'è Bitcoin per me e perché, a mio parere, è destinato ad arrivare a livelli astrali, ok? Non è più una curiosità per pochi, ma sta diventando una vera e propria realtà. Un sacco di aziende già esse stesse utilizzano Bitcoin per investire, come Tesla, MicroStrategy, che vabbè, diciamo è nata con Bitcoin stesso, PayPal, tutte quante investono in Bitcoin. Uno stato, addirittura El Salvador, lo ha reso una valuta legale. Quindi, per quanto mi riguarda, ragazzi, Bitcoin non è solamente una criptovaluta, ma è semplicemente un nuovo modo di pensare al denaro, alla libertà e alla sovranità finanziaria. Perché vi lascio immaginare, ragazzi, se voi possedete dei Bitcoin, siete solo voi i padroni e i possessori di questi Bitcoin. Nessuno potrà toglierveli, nessuno potrà rubarveli, a meno che voi ovviamente non diate i permessi a terzi di poter acquisire questi Bitcoin. Ma sono veramente vostri, non sono detenuti da nessun altro per vostro conto. Perché vi faccio un esempio, ragazzi, se voi comprate dell'oro, a meno che non sia fisico, ma se voi comprate dell'oro sul mercato azionario, voi non possedete quell'oro. Stiamo parlando esattamente di questo. Ok, voi possedete un contratto che certifica che voi possedete dell'oro stanziato in qualche zona dispersa per il mondo. Se voi comprate Bitcoin avete effettivamente Bitcoin, a meno che ovviamente non lo detenete su un exchange, ma anche in quel caso l'exchange si preoccuperà di custodirlo al posto vostro. Io ovviamente sto parlando di Bitcoin detenuti in degli hard wallet, ok? In questo video. Perché sto parlando di salvaguardia di patrimonio. È un modo per salvaguardare il tuo denaro, salvaguardare il tuo patrimonio, essere meno dipendente dalle banche, ragazzi. Se io domani voglio spostare 10.000 euro da un mio conto a quello di mio padre, io devo dare conto alla banca di quello che sto facendo con i miei maledettissimi soldi. E io, come potete ben notare, non sono uno spacciatore internazionale. Ho solamente magari 10.000 euro che voglio mandare, ma lasciate stare mio padre. Se li voglio mandare a un mio amico come regalo, voi non avete idea di quante spiegazioni, o meglio, secondo me ce l'avete, idea di quante spiegazioni voi dobbiate dare alla banca per un semplice bonifico di 10.000 euro. Per non parlare di cifre un po' più alte. Pensare ad avere 1 milione, 2 milioni, 10 milioni in banca per spostare quei soldi, cioè si spostano tramite un bonifico quei soldi? No, sono banche che si chiamano tra di loro e certificano questo movimento, veramente un sacco di burocrazia inutile. Quindi, detto ciò, non aspettare che sia troppo tardi, inizia oggi e prendi subito controllo del tuo futuro finanziario. In descrizione ti lascio tutto il materiale utile per informarti ulteriormente su quello che è Bitcoin, poiché tutta la sua storia e tutti i principi cardine di questa cripto non sono riassumibili in un video YouTube, per quanto mi riguarda. Detto ciò, grazie mille per l'attenzione, io ti ricordo di lasciare like al video, iscrivetevi al canale, fammi sapere cosa ne pensi con un commento e noi ci vediamo in un prossimo video qui su YouTube.